Maria Giovanna Elmi non le manda a dire. Caterina Balivo, il dolore per il Papa e i ricordi di una vita in TV. Maria Giovanna Elmi ha 85 anni, ma la sua voce resta nitida e ferma, proprio come quando entrava nelle case degli italiani con il garbo che l'ha resa un volto familiare della Rai. Oggi, lontana dalla televisione di tutti i giorni, non ha perso la franchezza. In una lunga intervista ha parlato di episodi che l'hanno segnata, del rapporto difficile con Papa Francesco e di uno scontro televisivo con Caterina Balivo, che a distanza di tempo continua a pesarle. Caterina non ha capito che doveva fermarsi, ha dichiarato senza giri di parole. Il riferimento è a un episodio avvenuto durante la trasmissione La Volta Buona, quando la conduttrice le chiese conto dell'annullamento del suo primo matrimonio da parte della Sacra Rota. Un tema intimo e delicato, toccato in diretta con quella che Elmi ha vissuto come una mancanza di sensibilità. Ci sono cose che non vanno trattate in quel modo. Mi sono sentita ferita. È giusto che una conduttrice sappia fino a che punto spingersi e in quel momento avrebbe dovuto capire che era ora di fermarsi. Secondo la Fatina, la Balivo si scusò in seguito, ma non in maniera pienamente convincente. Le scuse le ha fatte, ma senza aver davvero compreso. Chiedere scusa va bene, ma bisogna capire perché lo si fa. Se non c'è consapevolezza, non basta. Parole che suonano come una lezione di stile televisivo, maturata in decenni di carriera in cui il rispetto del pubblico e degli ospiti era considerato imprescindibile. Eppure non è solo con la TV contemporanea che Elmi ha un conto in sospeso. Una ferita ancora aperta è legata a Papa Francesco. Racconta di averlo invitato personalmente a visitare il santuario del Monte Lussari, in Friuli, luogo simbolico dove si incontrano tre popoli europei, italiani, sloveni e austriaci. Mi aveva detto di sì, la stampa austriaca ne parlò, ma poi non se ne fece nulla. Ci rimasi molto male con Francesco, fu una grande delusione, ha confessato. Per lei quell'occasione mancata non è solo un dispiacere personale, ma un'occasione perduta di pace e incontro. Lì, dove le lingue e le culture si mescolano, sarebbe stato un segnale fortissimo. Non ho più ripetuto la proposta, perché non voglio rischiare un'altra delusione. Se questi episodi lasciano trasparire amarezza, il resto della sua vita è un mosaico di incontri straordinari. Elmi debutta in Rai nel 1968 come annunciatrice supplente, sostituendo la collega Renata Mauro. La svolta arriva con Il dirigibile, dove veste i panni della Fatina Zurrina accanto al cantante Mal. Da quel momento il soprannome di Fatina le resterà incollato addosso. Il ricordo più luminoso è legato a Sanremo 1977, il primo festival trasmesso a colori. Non fui pagata. Presi solo l'indennità di trasferta, ma non mi importava, perché sapevo che stavo vivendo un momento storico. Al suo fianco Mike Bongiorno, che definisce un maestro, ti faceva sentire al sicuro, ti prendeva per mano e ti guidava. Non tutti, però, erano prevedibili. Con Corrado bisognava stare attenti, aveva la battuta pronta, l'ironia tagliente, non ti lasciava mai rilassare, ma era irresistibile. Nella sua memoria brillano anche incontri insoliti. Audrey Hepburn, che le chiese un autografo per il figlio, Giulio Andreotti, che volle essere intervistato da lei in persona, Paolo Valenti, rigoroso e puntuale. Sono stata fortunata, ammette. Ho conosciuto giganti della televisione e della cultura. Se la carriera è stata segnata da grandi tappe, anche la vita privata non è priva di aneddoti da romanzo. Durante una registrazione di Sereno Variabile nel 1986, la troupe rimase bloccata dalla neve in Friuli. Fu lì che conobbe Gabriele Massarutto, imprenditore friulano che l'aiutò a rientrare. I due si innamorarono e 7 anni dopo si sposarono, proprio lo stesso giorno in cui si erano incontrati. Oggi vivono tra Tarvisio e Miami. Guardando la televisione contemporanea, Elmi non nasconde una certa nostalgia. Manca il desiderio di far sognare. Oggi sembra che l'obiettivo sia soltanto scavare nel privato, cercare il lato morboso. Non c'è più la leggerezza che faceva compagnia senza invadere. Non a caso cita come eccezione un programma di nicchia, Almanacco di bellezza su Sky Classica, che definisce un'oasi culturale. E i sogni di Maria Giovanna Elmi? Nonostante tutto, non sono finiti. Ho un armadio pieno di cassetti, in ognuno ci sono sogni e progetti che aspettano solo di essere aperti. Forse non si realizzeranno mai, ma restano lì, come prove generali della vita. Una frase che racconta la sua eleganza discreta, la capacità di parlare senza mai urlare, anche quando denuncia ferite o delusioni,
E soprattutto la capacità di restare fedele a se stessa, fatina sì, ma con la fermezza di chi ha attraversato più di mezzo secolo di televisione italiana senza mai smettere di chiedere rispetto.